Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo nuovamente nella Cupra Formentor e sera siamo arrivati quasi al termine della nostra esperienza, del nostro test drive, grazie agli amici di Cupra Amicar Bari, e come di consueto dopo averla provata in un bel test drive, tra l'altro ci sono anche le luci accese della vettura, è il momento di andare a scoprire tutta la sua tecnologia di bordo, il suo display centrale ed il suo Cupra Virtual Cockpit. Non esitiamo ancora, andiamole a scoprire insieme. Bene, sono ad auto accese in modo tale da non entrare in risparmio e poter visionare correttamente tutto quanto l'impianto di infotelematica di questa vettura. Abbiamo un display touch, completamente touch, anche i suoi controlli da 12,3 pollici, abbiamo anche un Virtual Cockpit by Cupra da 10,25, ma iniziamo dal display centrale dell'infotainment. Innanzitutto il suo layout: abbiamo una barra inferiore con delle shortcut che a breve scopriremo, con dei piccoli, sì, appunto, delle scorciatoie, 3 widget che sono 3 in home page, ma in realtà sono molti di più, un pulsante per andare a configurare in modo completo, come se fosse quasi uno smartphone, e andare a visionare tutte le funzionalità di questo infotainment, e un altro pulsante che ci dà accesso alle impostazioni della vettura, ma le vedremo fra un po'. In alto invece abbiamo orario, controllo della climatizzazione dei sedili, clima, magari abbiamo accesso, vi faccio un breve spoiler di questo sistema, ma lo vedremo dopo. Appunto i controlli del clima con la temperatura delle due zone del clima automatico, la ventola, il ricircolo e anche qui le informazioni per quanto riguarda la connettività ad internet, la luminosità dello schermo, l'account dell'utente. Qui possiamo scegliere in base anche alla localizzazione, usando la posizione o condividendo la posizione dell'utente stesso. In questo momento abbiamo un utente sulla seconda posizione, se vogliamo, classico, oppure una sfera privata che non salva appunto i dati. Informazioni della sfera privata: disattiva i servizi, solo quelli previsti dalla legge utilizzano i dati, nessuna posizione attuale e quant'altro. Anzi no, nessuna posizione attuale sulla persona, sull'utente classico. Qui condivide invece la posizione. Tornando indietro, torniamo alla home con questo pulsante, abbiamo tutta una fascia inferiore, abbiamo degli slider completamente touch, preparatevi a mettere le ditate su questo piccolo schermo, da cui controllare in blu e in rosso la temperatura per entrambe le zone, sui due estremi, spero si veda, e qui uno slider che ci permette di, con uno slide, andare ad alzare o abbassare il volume della radio, o anche con dei tap sui due estremi, ma anche mandando in alto il volume, premendo sul pulsante di spegnimento lo mette in muto. Ma ora andiamo sulla climatizzazione, spegniamola, così possiamo affrontare con calma questo focus e diamo uno sguardo a questo sistema infotainment. Innanzitutto i widget: abbiamo il navigatore, si ha accesso premendo sulla lente di ingrandimento, la radio, sono dei widget che ci mostrano le anteprime, quindi possiamo controllare le anteprime, nessun itinerario attivo, questi sono quelli precedenti. E questa è un'anteprima della mappa per vedere dove ci troviamo con la vettura. La radio si va avanti e indietro direttamente da qui. E qui giù abbiamo la connessione di un dispositivo, ma non lo vedremo in questo video, bensì nel prossimo. Spegniamo il volume, non ci sono telefoni cellulari collegati. Da ultimo rifornimento di carburante, ci dà il trip praticamente, nessun avviso, quindi le notifiche sulla vettura. Qui c'è la climatizzazione, possiamo accenderla direttamente, mettere al massimo lo sbrinamento. E infine l'iClimate, ma dopo vedremo cos'è. Da questo lato abbiamo l'assistenza al parcheggio, che è l'ultimo dei widget, con il parcheggio automatico e l'attivazione o il disinserimento dei sensori di parcheggio. Inoltre abbiamo il lane assist attivabile o disattivabile, dopo scopriremo cos'è, i profili del guidatore e anche le luci soffuse. Ma andiamo a vedere un po' la barra inferiore. Abbiamo uno shortcut per il navigatore, vedete ci dà accesso al navigatore, uno per la radio e non solo, quindi in generale per i media, uno per il telefono, uno per le app, full link lo chiama Cupra, il trip, ma anche le impostazioni dell'audio, dell'impianto audio by Beats, la scelta degli utenti, in questo caso siamo ospiti, i comandi e quindi le informazioni e le istruzioni per l'utilizzo di questo sistema, e anche due pulsanti per aggiungere delle scorciatoie. Tornando nella home, abbiamo un pulsante che ci dà accesso a varie impostazioni della vettura, ma andiamo per ordine. Appunto, clicchiamo su questo pulsante, iniziamo dalla navigazione. Abbiamo il navigatore con funzionalità pinch to zoom,
Purtroppo non abbiamo un feedback aptico che ci aiuta a controllare il navigatore mentre magari non lo stiamo guardando, navigatore o comunque le altre funzioni. Questa comunque è la mappa e possiamo spostarci liberamente con il dito. Orientamento in 3D, quello che avete appena visto, questo in 2D con il nord puntato in alto, e questo è con la visuale semplicemente in 2D che segue la direzione della vettura. Ricentriamola. Qui abbiamo una finestra che ci mostra l'itinerario, quindi le svolte da prendere nel nostro percorso, nel nostro tragitto. Questo pulsante ci dà accesso al volume, anzi sì, al volume della navigazione delle istruzioni vocali, modalità auto, adesso siamo di notte, questa è la modalità di giorno e questa è quella notturna che avete appena visto. Rimaniamo in notturna per coerenza con l'orario. Quindi questa è la mappa. Da qui abbiamo accesso alla destinazione, quindi queste sono le ultime, in base tra l'altro anche al GPS possiamo cliccarle e andare direttamente, però io direi di annullarlo. Ma non solo, la cronologia delle ultime due e anche i preferiti, con destinazioni preferite, quale ad esempio casa o lavoro. Andando a cliccare possiamo digitare per esempio Varese, primo nome che mi viene in mente, ho cliccato sulla V, cancelliamo. Qui abbiamo delle bandierine per andare un po' a digitare in base a tutti quanti i parametri, quindi paese, località, via, numero civico, incrocio o anche la latitudine e longitudine. Torniamo indietro, qui abbiamo i punti di interesse, benzina, altri punti di interesse, ristorazione, aree di sosta per esempio. Insomma, vari parametri per la ricerca, qui ci dà i due risultati insomma. Andiamo alle impostazioni del navigatore. Navigazione, opzioni dell'itinerario. Evita autostrade, evita strade a pagamento, evita traghetti, evita strade con restrizioni temporali o stagionali, evita strade con il bollino obbligatorio, eccetto in determinati paesi per i quali magari abbiamo acquistato effettivamente un bollino. Evita problemi di viabilità, chiedi sempre on-off, l'avvertimento del carburante, informazioni sul paese al valico di frontiera, targhe di avvertimento su strade di grande comunicazione e la segnaletica stradale. Visualizza sulla mappa la segnaletica, avvertimento dell'eccesso di velocità, visivo e acustico, solo visivo o su off, avvertimento che parte a oltre 0 km/h, quindi subito, 5 o 10 km/h. Inoltre, questa era appunto questa finestra qui, in navigazione le abbiamo viste tutte. Tornando indietro alle impostazioni generali abbiamo le istruzioni del navigatore, attivabili. Possiamo averle abbreviate, estese, solo suono di avvertimento o su off, mantenerle durante la telefonata, solo suono di avvertimento on o off, il volume istruzioni fino a 25, il minimo è 3, spegniamo la radio, abbassa volume dell'infotainment durante le istruzioni della navigazione, che può essere effettivamente fastidioso e quindi lo mettiamo su 0. Funzioni di base. Apprende il comportamento dell'utilizzo, elimina comportamento dell'utilizzo, quindi se vogliamo l'intelligenza artificiale, stabilisci categorie preferite dei punti di interesse, distributori, parcheggi, aree di sosta, vedete sono tantissimi, però insomma sono tutti qui, li trovate qui, e abbiamo anche i brand, per esempio Ionity per una colonnina di ricarica, Esso per quanto riguarda un rifornimento, cos'altro? Bisteccherie, ristoranti di sushi addirittura, vediamo c'è un ristorante italiano? No, penso che essendo in Italia probabilmente ce lo dà di default italiano. Insomma, ci sono veramente tante, c'è l'Agip, la Coop, le banche, tantissimi punti di interesse. Modalità demo, indica punto di partenza della modalità demo. Per esempio Monopoli, ci mostra appunto com'è la navigazione, una dimostrazione proprio. Torniamo alle impostazioni. Queste erano le funzioni di base. Quindi spegniamo la modalità demo e torniamo sulla mappa, che è questa, è quella notturna. Qui c'è la scala tra l'altro, applica itinerario selezionato, basta cliccare su avvia per avviarlo appunto. Con questo ricentriamo la vettura, con questo piccolo pulsante abbiamo delle shortcut come vi ho detto prima per evitare determinati percorsi, e torniamo nella home. Come se fosse uno smartphone, le icone hanno lo stesso design di quelle trovate sugli smartphone. Radio e media, preferiti, iniziando dalla colonna di sinistra, abbiamo le radio preferite, la personalizzazione dei preferiti eliminandoli tutti o meno, sono tutti questi, guardate. In radio abbiamo FM o DAB oppure la web radio, però finché la carica magari passiamo alla DAB, possiamo metterla o meno tra i preferiti. Qui c'è l'icona, spegniamo il volume, l'icona della radio,
il nome, la frequenza e la tipologia, in questo caso DAB, sotto per esempio anni 60 e in FM. Andando su media possiamo scegliere una sorgente che può essere i miei media, magari quelli salvati, oppure tramite Bluetooth. Impostazioni della radio, ad esempio, tasti direzionali per tutte le emittenti o per i preferiti, notiziari sul traffico, comunicati DAB supplementari, testo della radio, i loghi delle emittenti, vediamo un po', eccoli. Selezione automatica del logo dell'emittente, la regione per il logo dell'emittente radiofonica, quindi in questo caso Italia, la visualizzazione per le emittenti DAB o FM o solo FM, passa ad emittente simile se la ricezione è debole, la qualità audio ovviamente la vogliamo alta, manco a chiederlo. Impostazioni dei media, abbiamo selezione del dispositivo audio Bluetooth tra quelli disponibili, il Wi-Fi, sistema infotainment come hotspot si può usare, usa come hotspot i dispositivi collegati, la password e il nome della rete. Torniamo indietro. Connessione rapida con il sistema infotainment, con ad esempio questo piccolo QR code, e anche il Wi-Fi. Cerca Wi-Fi in questo caso. Questi quindi erano i media, li abbiamo già visti, torniamo sulla home. Telefono, questo non lo vedremo nel prossimo video, quindi iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per sapere come collegare il proprio smartphone via Bluetooth alla vettura. Per adesso vi anticipo che tramite Full Link abbiamo accesso ad Android Auto ed Apple CarPlay anche wireless. Utenti sono quelli che abbiamo visto prima, quindi passiamo oltre. Su aiuto abbiamo le istruzioni, struttura, comandi o adattamento. Come vedete ci sono le istruzioni per tutto il sistema, quasi a rendere inutile questo nostro video, ma in realtà se avete questa vettura questo è più che altro un consiglio su dove andare ad individuare tutte le varie finestre, poi potrete impararle in autonomia dopo aver visto il video. Istruzioni e anche i comandi vocali, per navigazione, per telefono, per media, per climatizzazione e generale. Questi sono proprio i comandi da dare alla vettura. Un linguaggio bello naturale, tra l'altro, l'abbiamo provato durante il nostro test drive. Negozio, qui abbiamo, se vogliamo, uno store con i servizi che si possono acquistare. Chiaramente attualmente non siamo collegati e non siamo interessati a vedere questo servizio, però insomma lo trovate qui. La riga in basso ci dà accesso a veicolo, anche tramite questa piccola figura della Cupra Formentor. Abbiamo una colonna che ci mostra gli aiuti alla guida, quindi gli ADAS, i profili di guida, le luci soffuse, le impostazioni interne e le impostazioni esterne, ma partiamo dal primo. Abbiamo il Park Assist, quindi il parcheggio automatico e anche i sistemi di controllo del parcheggio. Questa per esempio è la retrocamera, controllare l'area di manovra, da cui abbiamo accesso alle funzioni per i sensori, il volume dei sensori, il parcheggio automatico, anzi no, la visualizzazione, scusate, in maniera, se vogliamo, regolare, o anche che ci dà un bel fisheye, le impostazioni di luminosità, contrasto e saturazione della telecamera, della retrocamera, le impostazioni di sistema di controllo per il parcheggio, volume davanti o dietro per i sensori, con attivazione tra l'altro automatica, li avete sentiti, e anche abbassa il volume dell'infotainment durante il parcheggio. Torniamo indietro. Avvisatore dell'uscita del veicolo, molto utile, ve ne abbiamo parlato nel test, funziona il freno di manovra e l'assistente per l'uscita dal parcheggio. Torniamo indietro. Questo è il pulsante per attivare il parcheggio automatico e questo per spegnere o accendere comunque questo sistema di assistenza al parcheggio. Oltre a questo abbiamo SC On, Sport o Off per divertirsi un po' se vogliamo. L'SC contribuisce alla sicurezza della guida, riduce il rischio di slittamento e migliora la stabilità del veicolo. Insomma ci dà una bella spiegazione per quanto riguarda il controllo di stabilità della vettura. Possiamo attivare o disattivare lo start and stop per risparmiare un po' al semaforo, anche qui un bello spiegone. Assistente in discesa, appunto il Descent Assist, e anche il Lane Assist, quindi il mantenimento del centro di corsia. Anche qui ce lo spiega, abbiamo informazioni e anche la vibrazione del volante attiva o meno. Seconda finestra degli assistenti alla guida abbiamo l'ACC, quindi l'Adaptive Cruise Control, il Side Assist che ci mostra appunto il sopraggiungere di una vettura dal nostro lato, il riconoscimento della segnaletica stradale, il rilevamento della stanchezza del conducente con un sensore, la modalità assistenza guida eco, quindi ci dà dei consigli e ci avvisa insomma su come guidare al meglio, appunto, e adattare la propria guida. Torniamo indietro. Front assist,
Ci dà le informazioni con l'avvertimento per quanto riguarda possibili ed eventuali collisioni frontali con veicoli e pedoni, il preavvertimento presto, medio, tardi o su off, visualizza avvertimento di distanza e intervento correttivo sullo sterzo per schivare, veramente molto sicuro ed utile. Ultima finestra degli ADAS, la chiamata, l'SOS quindi, e l'avviso di uscita dal veicolo. Dopo ve lo faccio vedere. Queste sono le 5 modalità di guida. Comfort, con informazioni quindi per una guida un po' più comoda, per quanto riguarda il damper control, quindi le sospensioni, la trazione, lo sterzo, il motore, il sound del motore, il cruise adattivo e il clima. Modalità Sport, dove è tutto un po' più sportivo. Modalità Cupra. Individual, qui possiamo vedere cosa configurare effettivamente. DCC in Comfort, Sport o Cupra. Trazione integrale in Comfort o in Sport, sterzo in Comfort, Sport o Cupra, ovviamente diventa più duro in Cupra, motore Comfort, Sport, Eco o Cupra, per risparmiare un po' in Eco, il sound del motore all'interno dell'abitacolo è veramente molto aumentato, potrebbe far storcere il naso oppure no, cruise control attivo, Comfort, Sport o Cupra e infine clima normale o Eco. Infine modalità off-road, informazioni, abbiamo le sospensioni in Comfort, l'assistente di discesa, l'assistenza per le partenze in salita, trazione ESC in off-road, sterzo in Comfort, motore in off-road, sound del motore in Comfort, cruise control adattivo e clima in normal. Andiamo a luci soffuse, questo è molto ma molto interessante. Diverse tipologie: cold, calm, wellness, warm, individual. In individual possiamo personalizzare le tonalità, sono le seguenti, bellissime, sia per quanto riguarda la zona bassa dei pannelli porta, sia per la fascia luminosa che abbraccia proprio chi siede all'interno della vettura, colore ma anche luminosità, possiamo metterla al massimo per quanto riguarda tutte le singole zone. Mettiamolo al massimo dappertutto. Torniamo indietro, anche in base al profilo di guida chiaramente, oppure possiamo spegnerle del tutto. Impostazioni interne, quelle dell'infotainment, abbiamo il tutorial, il reset, il quadro strumenti ci può mostrare almeno gli eco consigli, io per ora li spegnerei, ripristinare i dati di marcia, quindi del trip dalla partenza o di lungo periodo, o azzerare il contachilometri parziale per restare sempre a contatto con le proprie info. Tornando indietro, specchietti, regolazione sincronica, quindi degli specchietti, abbassamento in retromarcia o chiusura degli specchietti al blocco porte. Impostazioni esterne, chiusura centralizzata, apertura porte le apre tutte, antifurto volumetrico attivo e keyless attivo. Finestrini, apertura comfort per tutti, pulisce automaticamente i vetri in caso di pioggia con i tergicristalli, tergitura l'1.8 a retromarcia attiva, tergicristallo in posizione di manutenzione se appunto dobbiamo effettuare il cambio delle spazzole. Tornando indietro a luci, abbiamo comando luci automatiche, medio, anabbaglianti automatici in caso di pioggia attivi, frecce comfort, la durata della funzione coming home 10 secondi, living home idem, pneumatici invernali attivo, avvertenza da 0 a 30 km/h. Tornando nella home abbiamo i dati del trip, molto interessanti. Chilometri, litri per 100 km, media di chilometri orari, chilometri percorsi, orario, ore di viaggio se vogliamo. Questa è l'autonomia che ci resta, questo è dalla partenza però. Abbiamo anche nel lungo periodo e dall'ultimo rifornimento di carburante. Inoltre qui sulla colonna di sinistra abbiamo lo stato per quanto riguarda il service e la pressione dei pneumatici. Climatizzazione, questo è il clima. Per la zona anteriore lo attiviamo, qui possiamo attivare o disattivare tutte le zone, o solamente quelle centrali, o solo quelle inferiori, o solo quelle superiori. Con questo controlliamo la ventola, climatizziamo e riscaldiamo il volante, sbrinamento al massimo, sbrina l'1.8 al massimo, cioè comunque attivo, aria condizionata attiva o meno, con questo la disattiviamo. Questo è per l'aria condizionata di dietro, abbiamo un blocco posteriore attivabile ma lo lasciamo così e con questo controlliamo la temperatura per gli occupanti posteriori. Spegniamola. iClimate, scalda le mani, raffredda i piedi, visuale libera, scalda i piedi, aria fresca. Insomma, delle impostazioni personalizzate per il clima della vettura. Air Care Clima, vediamo cos'è. Attiva questa funzione per filtrare le polveri sottili e i pollini dall'aria all'interno dell'abitacolo, veramente super utile per le città più inquinate del mondo, purtroppo. Impostazioni, il ricircolo in automatico, l'intensità della maniera automatica, auto, ce l'abbiamo in intenso o altre, vediamo un po' come le possiamo, attiviamo il clima automatico, vediamo se possiamo personalizzare
questa impostazione: intenso, delicato o medio. Per adesso noi andiamo e spegniamo la climatizzazione sia davanti che dietro. Suono. Bene, impianto Beats, abbiamo subwoofer minimo massimo su 0, le frequenze, cioè veramente da nerd, da smanettoni, incredibile. Come vedete un po' tutte quante i vari stili dell'equalizzatore, insomma, fantastico. Signature, Active, Immersive o Voice, e con questo andiamo a selezionare le varie frequenze. Sound Focus invece ci permette di bilanciare all'interno dell'abitacolo la provenienza del suono, lo centriamo, il Sound Focus per tutti o in automatico in base a chi è seduto a bordo, e l'effetto Surround che appunto solo in modalità Immersive di questo impianto audio va a circondare le orecchie, se vogliamo, e la testa di chi guida e di chi è a bordo. Impostazioni, suono del touchscreen, suono dei tasti del menu, suono corrispondente al gesto con la mano, e anche impostazioni di volume per i comunicati radio, per il comando vocale, sistema di comando adattare vocale. il volume alla velocità, il volume massimo dell'accensione, abbassa il volume infotainment durante il parcheggio, limite del volume massimo, istruzioni del navigatore e audio Bluetooth. Suono dei tasti del menu attivo, queste cose qui le abbiamo viste poc'anzi. Impostazioni. Impostazioni per quanto riguarda lo schermo, con la luminosità media, molto alta, alta, bassa o molto bassa, il suono del touch, l'orologio in stand-by, i sensori di avvicinamento da questo punto, i gesti con le mani, il suono corrispondente al gesto con la mano. Ora e data, personalizzabile, sorgente oraria manuale o automatica, orario attuale, impostazione automatica dell'ora legale, fuso orario GMT 12 ore, data, formato ora 24 oppure 12 ore, formato data, giorno, mese, anno, mese, giorno ed anno o anno, mese e giorno. Lingua, language, qui ci sono tutte le lingue, la lasciamo in italiano per non perderci. Altre lingue per la tastiera disponibili, per esempio i caratteri cirillici o quelli scandinavi. Le unità di misura, distanza in chilometro e in miglia, velocità in chilometro orario e miglia orarie, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, il volume in litri o galloni per il carburante, insomma, il consumo in litri su 100 km, chilometri litro, miglia per galloni. Consumo GNC, abbiamo chili per 100 km, chilometri a chilo, metro cubo per 100 km, chilometro a metro cubo. Pressione in bar, PSI e KPA, scrivete nei commenti se sapete cosa vuol dire. Consumo corrente, kilowattora su 100 km, chilometri per kilowattora o miglia per kilowattora per le vetture chiaramente plug-in hybrid, peso in chili o libbre, magari per il traino. Comando vocale, impostazioni che dovremmo aver già visto. Il wifi, abbiamo già visto. Connessione dati, con la SIM e con i pacchetti dati disponibili. Dispositivi mobili, non li vedremo adesso. Elimina utente, resetta le impostazioni standard, informazioni del sistema, copyright e assistente di configurazione. Ultima icona, ci dà delle informazioni redazionali. Per poter caricare i testi giuridici, cambiare temporaneamente le impostazioni della sfera privata selezionando condividi posizione attuale. Ma questo è il sistema infotainment centrale, andiamo a scoprire il Virtual Cockpit da 10,25 pollici. Bene, questo è il Virtual Cockpit della vettura. Abbiamo tante informazioni diverse controllabili dal volante, in primis il pulsante per il driving mode, start, engine, stop per accendere o spegnere la vettura, i pulsanti per settare o resettare il cruise control, abbiamo anche il pulsante per il limitatore di velocità, per quanto riguarda anche il cruise, la distanza minima o massima dal veicolo che ci precede e anche il più e il meno per settare un po' la distanza stessa. Questo pulsante è per il volume, magari crea un po' di confusione, l'avrei messo da questo lato dove invece troviamo i pulsanti dedicati al controllo dell'infotelematica. Abbiamo infatti due pulsanti per modificare le finestre che a breve vedremo, il comando vocale, la visuale, un pulsante per modificare le finestre e premere su OK e anche il riscaldamento del volante, andare in avanti e indietro con i media. Vi faccio vedere infatti le varie finestre. Con View possiamo cambiare la visualizzazione, come vedete. Con gli ADAS in questo caso, con il navigatore, con un tachimetro digitale o con
le lancette complete, sempre in full digital. Con questo pulsante modifichiamo il quadrante di sinistra, con OK andiamo un po' a visualizzare altre informazioni, il consumo ad esempio, il consumo dalla partenza, indicatore del livello del carburante, le temperature varie, consumi della partenza, il trip dalla partenza, chilometri e orario, gli ADAS, potenza e coppia, nulla, e anche l'autonomia come abbiamo visto prima. Con questo pulsante per andare a destra andiamo a modificare ciò che vogliamo vedere al centro, quindi velocità, cronometro magari per segnarci lo 0-100 in pista, o chiudi. E infine da questo lato abbiamo la connessione ad uno smartphone che attualmente non è attivata, la bussola, la navigazione non è attiva, nulla, la forza G laterale, non ci sono file riproducibili quindi per i media, e la connessione automatica. Andando a premere su quest'altra visualizzazione possiamo avere valori attuali, riproduzione dei valori massimi, ultimi valori. Clicchiamo su OK, chiudi, visualizzazione al centro delle informazioni precedenti, insomma, quindi vedete, in base alla visualizzazione ci mostra le impostazioni con un layout diverso, ma alla fine rimangono sempre quelle. In più con il pulsante, appunto con l'icona Cupra, possiamo modificare la guida, le modalità di guida. In questo momento siamo in Comfort, Sport, Cupra, Individual e Off-Road. Questo quindi era il sistema infotainment della Cupra Formentor, compreso di tutta quanta la tecnologia di bordo di questa vettura molto ma molto sportiva. Vi ricordo di non perdervi il video qui in alto nelle schede per visionare appunto il suo test drive completo. Come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello. Chiaramente se questo video vi è piaciuto, vi è tornato utile, fatecelo sapere nei commenti o lasciandoci un bel pollice in su. E infine seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando WeDrive.tv.